Questo è il mio banner YouTube, dice cosa faccio e a chi mi rivolgo. Tra un minuto ti spiego come creare il tuo in Canva e soprattutto saprai cosa scriverci per attirare i clienti giusti. La maggior parte dei professionisti che inizia su YouTube mette sul banner il nome del canale, magari una foto e poco altro. Chi arriva sul tuo canale per la prima volta decide in 3 secondi se deve restare o andarsene. Il banner è la prima cosa che vede e se non risponde subito alle domande, quella persona se ne va. Un banner professionale deve rispondere a 3 domande in meno di 2 secondi. Chi sei? Non solo il nome, la tua qualifica o il tuo ruolo, in modo che chi arriva capisce subito con chi ha a che fare. Cosa fai? Non in modo generico, una promessa specifica, non video su YouTube, ma come usare YouTube per acquisire clienti. A chi ti rivolgi? Il tuo pubblico deve riconoscersi nel banner. Se vede il suo problema, il suo settore, si ferma. Se il tuo banner non risponde a queste 3 domande, hai un banner decorativo, non un banner che lavora per te. Apri Canva, crea un nuovo progetto con dimensioni personalizzate, 2560 x 1440 pixel. Sono le dimensioni raccomandate da YouTube per il banner. Prima di aggiungere gli elementi, costruisci la zona sicura, la fascia centrale visibile su tutti i dispositivi. Su TV il banner è visibile per intero, ma su desktop e mobile le zone superiori e inferiori vengono tagliate. La zona garantita su tutti i dispositivi è una fascia centrale di 1546 x 423 pixel. Per costruirla in Canva inserisci un rettangolo. Vai su Elementi, scrivi rettangolo nella barra di ricerca, trascina l'elemento nella zona di lavoro del progetto. Clicca sul bordo della figura e mantenendo il pulsante sinistro del mouse premuto, trascina sul bordo per aumentare le dimensioni del rettangolo e impostare la dimensione di 1546 pixel in larghezza e 423 pixel in altezza. Per posizionare il rettangolo al centro del progetto, cliccaci sopra col tasto sinistro del mouse e mantenendo il tasto premuto sposta il rettangolo al centro del progetto, aiutandoti con le linee guida che appaiono automaticamente. Rendi il rettangolo visibile durante la costruzione, scegli un colore evidente, tipo giallo o rosso, e abbassa l'opacità al 30-40%, così vedi bene gli elementi che aggiungi. Questo rettangolo è la tua zona sicura. Tutti gli elementi importanti devono stare dentro questi bordi. Le zone laterali fuori dal rettangolo puoi usarle per elementi decorativi, sfondi e grafiche. Ora hai le dimensioni giuste e sai dove posizionare gli elementi. Ma la parte più importante non è la grafica, è quello che ci scrivi. Tra poco ti spiego la formula per costruire un messaggio che attira le persone giuste. Il banner è solo uno degli elementi che determina se il tuo canale porta clienti. Ho preparato un audit gratuito. In 10 minuti scopri perché il tuo canale non sta convertendo e cosa correggere. Sono 20 domande, le fai da solo, trovi il link in descrizione. Torniamo al banner, costruiamolo insieme partendo dallo sfondo. Scelgo un colore coerente con il brand del mio canale, nel mio caso blu scuro. Se non hai ancora un brand definito, un colore scuro neutro funziona sempre bene perché fa risaltare il testo chiaro sopra. Aggiungo la mia foto. Per i professionisti il ritratto nel banner è importante perché associa un volto al canale e aumenta la fiducia di chi arriva per la prima volta. La posiziono nella zona sicura, sul lato destro, in modo che il testo abbia spazio a sinistra. Ora il testo principale, la parte più importante. Deve essere grande, leggibile anche sul dispositivo mobile e comunicare la promessa specifica del canale. Nel mio caso, da visualizzazioni a clienti. Scelgo un font bold con un colore che contrasta con lo sfondo. Non usare font decorativi, la leggibilità prima di tutto. Sotto il testo principale aggiungo il sottotitolo con il target, il metodo per professionisti e coach. Più piccolo del testo principale, ma ancora leggibile. Risponde alla terza domanda, a chi mi rivolgo? Puoi aggiungere elementi grafici nelle zone laterali, linee, icone, per dare profondità al banner. Non sono necessari, ma migliorano l'aspetto visivo. Non inserire informazioni importanti fuori dalla zona sicura. Il banner è completo. Prima di esportare, verifica che tutti gli elementi siano dentro la zona sicura. Esporta in PNG ad alta risoluzione e carica su YouTube Studio. Personalizzazione canale, immagine banner, salva. Parliamo del testo sul banner. Uso questa formula. Cosa fai? Per chi? Risultato. Non Marco Creator Lab Italia, perché è un nome, non una promessa. Non video su YouTube ogni settimana, perché è una frequenza di pubblicazione, non un valore. Ho applicato la formula al mio canale. Da visualizzazioni a clienti, cosa otterrà chi segue il canale? Il metodo per professionisti e coach, per chi è questo canale? Chi arriva sul mio canale per la prima volta legge queste 2 righe e sa immediatamente se è nel posto giusto. Se è un professionista che vuole usare YouTube per acquisire clienti, si ferma. Se non lo è, se ne va.
Un banner che parla a tutti non parla a nessuno. Prendi la formula e applicala al tuo settore. Se sei un coach, da dipendente a libero professionista, la strategia è 90 giorni. La struttura è sempre la stessa, cambia il contenuto. Per capire se il tuo canale è strutturato per portare clienti, non solo visualizzazioni, ho preparato un audit gratuito. In 10 minuti scopri cosa non funziona e cosa correggere. Trovi il link in descrizione. Se vuoi che anche le tue thumbnail abbiano lo stesso aspetto professionale del banner, guarda il mio video su come creare una thumbnail con Canva.